Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi sono chiuso qui dentro, tutto chiuso, perché vi dirò come svaligiare una banca con un drone. Se è beata a voi. Secondo voi vi dico come svaligiare una banca con un drone? No, vabbè, semplicemente la notizia è una notizia di circa un mese fa, insomma no, forse anche di più, di agosto, in cui una banca ha ritrovato sul proprio tetto due droni e questi droni sono serviti a degli hacker per cercare di entrare sul wifi della banca stessa. È un attacco hacker abbastanza particolare, però non è la prima volta che avviene. La banca è americana ed è una banca di investimenti. Dicevo, non è la prima volta che accade una cosa del genere, è già successo altre volte e addirittura se ne parlava fin dal 2016. Quando durante la convention Black Hat si parlava appunto di come poter utilizzare i droni per fare sniffing di reti wifi o hacking sulle reti wifi, e a quei tempi c'era il Phantom con l'OcuSync 1.0, quindi con grandi problematiche dal punto di vista della connessione remota, e a una qualsiasi scheda di sniffing wifi poteva mettere in crisi la comunicazione stessa tra il radiocomando ed il drone, perché appunto si viaggiava a 2 GHz e 4, esattamente le stesse frequenze del wifi, e anche l'OcuSync non era così ottimale da poter riuscire a rimanere in comunicazione nonostante la vicinanza di una rete wifi. Ma torniamo a quello che è successo alla banca. Sono stati trovati appunto questi due droni, un Phantom della DJI e un Matrice 600. Sul Phantom è stata trovata una scheda wifi di tipo Pineapple, che poi vedremo per quale motivo proprio questa qui, e invece sul Matrice 600 è stato trovato una Raspberry e un mini PC ed anche un altro sistema sempre wifi, e poi un modem UMTS, LTE di questi tipi qua. I tecnici della banca da un'indagine più approfondita sono riusciti a capire che il DJI Phantom era arrivato per primo e aveva cominciato a fare lo sniffing, riuscendo a trovare la password di un utente. I dati di questa password sono poi passati al Matrice, perché all'interno del Matrice c'era la possibilità di far utilizzare a persone esterne la wifi stessa, quindi avere un'estensione, e non solo all'interno del Matrice c'erano anche degli strumenti per fare un vero e proprio brute force verso i server che erano accessibili tramite la wifi. Quindi questi due droni si aiutavano uno con l'altro appunto per penetrare sempre di più all'interno della rete. Fortunatamente l'attacco non è andato a buon fine, perché il Phantom ha perso subito la connessione e quindi si è schiantato a terra. Il Matrice invece non è riuscito ad effettuare completamente il brute force e forse nel tentativo di ripartire è anche lui andato a sbattere e quindi è crashato anche lui. Però era ancora funzionante rimanendo a terra, nonostante rimanesse a terra era ancora funzionante, ma a quel punto non c'era più possibilità per gli attaccanti di riuscire a collegarsi sulla rete, se non quello di avvicinarsi ancora di più alla banca e magari con un'antenna direttiva fare di nuovo il tentativo di entrare. E insomma dai, mi sono ritrasferito di nuovo nel mio ufficio. Non è che adesso scapperete, andate a controllare ogni volta che c'è un drone che passa sul vostro palazzo perché pensate che stia cercando di hackerare la vostra wifi. Innanzitutto è finito tutto bene, nel senso che le persone della banca, i sistemisti della banca si sono accorti di questo problema grazie a dei sistemi, insomma, di controllo sugli accessi, e poi hanno utilizzato un sistema Fluke che permetteva di monitorare il wifi e la provenienza del wifi. Ma poi
Questi tentativi di hacking ci sono sempre stati, solo che adesso utilizzano anche i droni per avvicinarsi di più e per non farsi vedere, ma esistono tantissimi sistemi di hacking proprio basati sulla Raspberry e sui sistemi Linux, e quindi bisogna stare comunque sempre attenti, perché anche il vostro vicino potrebbe cercare di hackerare il vostro wifi. Quindi mi raccomando, tenete sempre una password abbastanza complessa, attivate ovviamente la password e controllate di tanto in tanto gli accessi che ci sono sul vostro router e che siano solamente quelli dei vostri terminali. Dai, insomma, era una notizia giusto per cambiare un pochino il tipo di discorso che si sta facendo in giro. Ed inoltre vi voglio dire che ci sono alcune novità sul Mini 3, perché hanno appena rilasciato, la DJI ha appena rilasciato un nuovo firmware per il DJI RC che, come vi ha detto anche Danilo in un suo video, è diventato compatibile per l'Air 2S, ma per coloro che hanno il DJI Mini 3 è stata attivata anche la funzione, quella del 4G, e che purtroppo in Italia non è stato possibile sperimentarla quando era disponibile, visto che è già disponibile per Mavic 3. Vedremo che cosa succederà per il Mini 3. Inoltre è stato attivato un sistema di trasferimento dati fra DJI RC e smartphone, e in più sembra, da notizie, che DJI stia sperimentando i waypoint sulla DJI Fly. Quindi speriamo che a breve, per chi almeno ha i droni con i sensori anti-ostacolo, potrà volare con i waypoint senza app di terze parti. Dai, un saluto a tutti quanti e al prossimo video. Ciao, Wanyu, Sot Sot.